Sono circa 3 mesi che sull'auto di mio padre si accende la spia segnalazione guasti. In verità mio padre me lo ripeteva ogni volta, però per una questione di tempo non riuscivo a dargli un'occhiata. Ed è arrivato il momento. Di solito la spia segnalazione guasti è una spia generica che ci dice che c'è qualcosa che non va e che di solito riguarda le emissioni, non so, ad esempio il sistema di antinquinamento che non funziona a dovere o altre problematiche. Può essere dovuta a tutto o a niente, ma per approfondire sulla causa che fa accendere questa spia utilizzeremo uno strumento di diagnosi. In questo caso io utilizzerò uno strumento della King Bolen che non costa nemmeno tanto. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link. Grazie a questo strumento troveremo la causa, oppure magari, se non c'è nulla di importante, potremo resettare la spia. Ma iniziamo prima dall'unboxing e poi effettueremo la diagnosi sull'auto. Iniziamo dall'unboxing. Allora, nella confezione troviamo ovviamente lo strumento per la diagnosi, il cavo che va collegato da questo lato allo strumento, invece questa è l'interfaccia OBD2 che dobbiamo collegare all'auto. Poi abbiamo il cavo per la ricarica, USB tipo A e USB tipo C da un lato, e infine il libretto delle istruzioni con la lingua italiana, molto importante soprattutto quando si utilizzano aggeggi del genere. Ok, ora è il momento di accendere questo scanner. Si accende qui, c'è il pulsante in alto e a destra abbiamo, spostando la protezione laterale, abbiamo l'attacco per ricaricare lo strumento attraverso il cavo USB di tipo C e l'entrata micro SD che permette di memorizzare. Una volta acceso dobbiamo scegliere la lingua, ovviamente scelgo francese, non sto scherzando, italiano, e vado su Next, che significa avanti. Ora qui dobbiamo scegliere l'orario di riferimento, ok, scelgo Amsterdam, andiamo avanti. Qui è possibile collegarlo con la rete wireless, io scelgo la linea fissa anche perché dovrà fare sicuramente degli aggiornamenti, però potete collegarlo tranquillamente anche all'hotspot dello smartphone. Una volta collegato trova subito l'aggiornamento, quindi faccio tap su Upgrade APK. In questo modo verranno scaricati e installati gli ultimi aggiornamenti, quindi lo lascio un po' e faccio completare i vari aggiornamenti. Ovviamente ragazzi, con questo strumento è possibile effettuare la diagnosi al motore, ABS, SRS, trasmissione. Inoltre, una volta collegato all'auto, permette di monitorare la batteria in tempo reale. Una bella figata che permette la registrazione e riproduzione dei dati in tempo reale. È possibile, una volta effettuata la diagnosi, inviare il rapporto attraverso le mail o condividerlo attraverso il Bluetooth. Al suo interno troviamo preinstallate 16 lingue e supporta 75 marche di auto. Inoltre è possibile inserire, come avete visto prima, una scheda micro SD fino a 256 GB. Mentre si aggiorna vi mostro un po' qualche funzionalità. Abbassando abbiamo un menu a tendina dove è possibile fare tap sulla telecamerina e registrare lo schermo dello strumento di diagnosi. Inoltre è possibile fare anche lo screenshot. Una volta fatto tap sopra compare questo simbolo della macchina fotografica, basta fare tap sopra e scatterà uno screenshot. L'altro pulsante, come avete visto, ruota lo schermo. Magari ci troviamo abbassati all'interno dell'auto e ci serve ruotare lo schermo per vedere meglio, c'è anche questa funzionalità. I vari aggiornamenti sono gratuiti e, come vedete dalle immagini, aggiorna marchio per marchio, e questo è molto importante perché in questo modo avremo gli ultimi aggiornamenti di ogni marchio. Ora invece vi mostro la schermata principale. Qui abbiamo l'OBD che ovviamente ci mostrerà le informazioni una volta collegato. Per il momento ho attaccato anche il cavo diagnostica. Qua abbiamo l'autosearch, oppure è possibile farlo anche manualmente. Qui è possibile aggiornarlo, come abbiamo già visto. Torniamo indietro.
informazioni, non so, abbiamo una libreria dei codici di errore e vabbè, qua per vedere i video, apprendimento, credo sia il tutorial del dispositivo. Poi abbiamo la sezione manutenzione, qui ad esempio è possibile, dopo aver effettuato il tagliando, resettare la spia della manutenzione. Per adesso basta chiacchiere e andiamo a collegarlo all'auto. Eccoci all'interno dell'auto, collego l'OBD2, poi successivamente andiamo nella sezione diagnostica e auto search. In questo modo cercherà automaticamente il modello dell'auto. Compare così la scritta Ford, poi dice di girare la chiave sulla posizione 1. Una volta girata la chiave vado su bene come se fosse ok. Qui mi chiede quale modello è, vado su Fiesta, attendo ancora l'elaborazione e la scansione. Naturalmente richiede qualche minuto, io ho un po' tagliato, un po' velocizzato il video e infine ecco l'errore. Vedete? Dopo averci cliccato sopra, andiamo di nuovo sopra, attendiamo un'ulteriore scansione. Di seguito su lettura codice guasto, poi per avere delle informazioni più dettagliate su recupera attendiamo ed ecco valvola EGR bloccata. Questa è la causa. Per il momento mi limiterò solo ad eliminare l'errore, anche se so che poi si ripresenterà. Quindi vado a destra su elimina, poi successivamente mi dice sei sicuro di voler cancellare, vado su sì, poi su bene, che sarebbe sempre l'ok. Ora accendiamo un attimo il quadro dell'auto ed ecco, ho cancellato l'errore e quindi sparisce anche la spia. Ripeto, momentaneamente, perché sicuramente apparirà di nuovo. Visto che bisognerebbe prima agire sulla valvola EGR, una volta risolto, poi resettare l'errore. Come vi ho già detto, per il momento ho solo temporeggiato giusto per accontentare un po' mio padre, però poi bisogna risolvere il problema alla base. Per chi è interessato allo strumento di diagnosi, sotto al video trovate il link e mi raccomando, visto che molti di voi guardano i video però purtroppo non sono iscritti al canale, se vi va di supportarmi lo potete fare iscrivendovi, tanto è gratis. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!